Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi andiamo a testare nuove upgrade sull'Abarth. La mia Abarthina è tornata dal meccanico, non perché qualcosa sia rotto, ma bensì perché ho fatto un altro upgrade. Come voi sapete, la mia Abarth ha tanti anni, gli ho fatto tante modifiche nel corso del tempo ed era giunto il momento di fare un upgrade anche sulle sospensioni. Le sospensioni sono una componente molto importante su qualsiasi tipo di macchina e soprattutto sulle macchine pepate e le macchine sportive, perché in base al tipo di sospensioni ma anche al tipo di usura che hai sulle sospensioni, ciò può incidere positivamente o negativamente sulla tenuta di strada e sul comportamento della macchina. Io la mia macchina ce l'ho da più di 8 anni, a 141.000 km, di chilometri allegri ne ho fatti veramente tanti e oggi ho deciso di montare delle molle così come degli ammortizzatori nuovi. Infatti gli amici di Reparto Corse mi hanno inviato le loro molle, così come un set di ammortizzatori Koni Special Active. Gli ammortizzatori sulla mia Abarth erano originali, ma le molle erano delle HR, erano delle molle molto rigide, devo dire, e con il tempo e con l'usura sia delle molle che degli ammortizzatori la macchina era diventata molto rigida, scomoda, ma anche nella guida sportiva avvertivo che era giunto il momento di cambiare le sospensioni, perché la macchina sobbalzava molto, in frenata tendeva a scomporsi parecchio e come potete vedere dalle immagini abbiamo messo i vecchi nuovi ammortizzatori fianco a fianco per fare un test e come potete vedere quelli vecchi erano completamente finiti. Quindi sì, era giunto il momento di cambiare tutto. Ma quali sono le mie prime impressioni di guida con molle, così come ammortizzatori nuovi? Beh, adesso sto guidando tranquillo e posso avvertire subito che la guida è cambiata e questo lo posso sentire nella guida di tutti i giorni, perché adesso la macchina è un po' più morbida, sento che sia le molle che gli ammortizzatori assorbono decisamente meglio le asperità dell'asfalto. Prima mi sembrava di guidare una lastra di marmo, a tal punto che a volte mi passava proprio la voglia di farci dei viaggi lunghi perché risultava essere particolarmente fastidioso. Quindi devo dire che già come prima impressione di guida sono molto soddisfatto di questo upgrade, perché rende la mia Abarth un po' più umana da usare a livello quotidiano. Ma parliamo della parte più interessante, il comportamento della macchina in modo più sportiveggiante. Facendo questi cambi di direzione avverto che le nuove molle così come i nuovi ammortizzatori aiutano tanto, perché sento che la macchina è più piantata a terra, rimbalza di meno, sento che lo sterzo fa quello che dico io, sento che la macchina mi segue di più nei miei comandi.
cambiate ancora più decise e dirette. Anni fa mi ero ripromesso di non far più modifiche alla mia Abarth, ma evidentemente ci sono cascato di nuovo. Direi che ci ho provato gusto a fare questo upgrade e non vedo l'ora di farne altri. Questa macchina mi diverte un mondo. Io onestamente con questo upgrade sarei molto curioso di tornare al Nürburgring a spremerla all'osso per vedere quanto posso migliorare il mio tempo personale, perché l'ultima volta che sono andato con l'Abarth ho segnato per 2 volte 8 minuti e 55 e quando ho fatto per 2 volte consecutive quel tempo lì la macchina l'avevo proprio tirata al limite e sentivo che non potevo fare di meglio. Però con questo upgrade in queste strade sento che la macchina va molto meglio, risponde meglio ai miei comandi, è più reattiva, più stabile e quindi posso sfruttare meglio le performance di questo piccolo mostro. Esteticamente non cambia nulla, già le molle HR che avevo prima la rendevano un po' più bassa, anche questa la rendono bassa nello stesso modo, però la differenza si avverte notevolmente quando si è al volante e si inizia a percorrere delle strade divertenti come queste. L'Abarth è una macchina che ha i suoi limiti, come sapete il telaio è quello della Panda, non ve lo nascondo, però è una macchina che dà molto gusto guidarla e facendo pian piano questi upgrade sento che comunque pur avendo questo telaio la macchina continua a migliorare, ad essere più divertente e più veloce. Nel complesso devo dirlo, sono molto soddisfatto da questo upgrade. Probabilmente uno dei migliori upgrade che ho fatto finora sull'Abarth. Non bisogna sottovalutare il fatto di cambiare dopo un tot di tempo le sospensioni alla propria macchina, perché dopo un po' di tempo vanno a perdere di efficacia. Quindi un consiglio: se volete acquistare una macchina usata, che può essere una Abarth come una qualsiasi altra macchina, io penso che dovete considerare un upgrade delle molle e degli ammortizzatori, perché cambia veramente il modo di guidare la macchina. Oh che bello, termino il video in galleria. Io ringrazio gli amici di Reparto Corse per avermi fornito il loro kit e in futuro non escludo di fare altri upgrade con loro. Nella descrizione video qua sotto trovate il link al loro sito. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora